Signore e signori, vi preghiamo di prendere posto, l'evento inizierà a breve. Grazie.
Signore e signori, vi preghiamo di prendere posto, tra un minuto l'evento inizierà. Grazie. Tutto nasce da una scintilla, un impulso invisibile, una particella in movimento. Per decenni il fumo ha accompagnato l'uomo, come abitudine, come rifugio, come prigione. Il prezzo è stato invisibile, ma profondo, respirato in silenzio, pagato a caro respiro. Poi qualcosa è cambiato. Un'idea ha preso forma, una nuova tecnologia che parla di libertà, scelta, estetica. E oggi siamo qui per presentarvela. Il prossimo capitolo di questa rivoluzione comincia ora. Benvenuti al Kiwi Air Event 2025. Diamo il benvenuto sul palco al fondatore e CEO di Kiwi, Mattia Sparacino. Grazie. Ci sono aziende che nascono per vendere un prodotto e poi ci sono aziende che nascono per risolvere un problema reale. Nel 2019 avevo un obiettivo molto importante. Volevo aiutare mio padre a smettere di fumare e nessuna sigaretta elettronica c'era riuscita. Così abbiamo deciso di farne una noi. Passo dopo passo abbiamo unito tutto ciò che i fumatori amavano e lo abbiamo trasformato in qualcosa di nuovo, di più intelligente e più umano. Non volevo solo un altro prodotto. Volevo una svolta per mio padre e per tutte le persone che si trovavano nella stessa situazione.
volevo offrire alle persone l'opportunità di fare una scelta migliore per la propria salute e per quella dei loro cari. E lo so, sembrava una follia all'inizio, ma poi qualcosa è cambiato. Mio padre ha smesso di fumare e assieme a lui centinaia di migliaia di persone. Kiwi è nata così, con Kiwi 1. E da allora tante cose sono cambiate. Siamo cresciuti, ma quello spirito è sempre rimasto nel tempo. Nel 2023 abbiamo lanciato la Kiwi Go, la prima sigaretta elettronica in Italia con tecnologia in ceramica. Questo prodotto ha letteralmente rivoluzionato l'industria del vaping. E oggi Kiwi è scelta da oltre 4 milioni di persone in 45 paesi. Ma Kiwi per noi non è solo un prodotto. Kiwi è un modo di pensare ed è il modo con cui vogliamo mettere al centro i bisogni di tutti i fumatori. E tutto quello che vedrete questa sera è frutto di questo approccio. Sarà una serata emozionante, dove parleremo di prodotto, ma soprattutto lo vivremo. Una serata con spettacoli di moda, danza e cultura. Attraverseremo 4 atti e 4 elementi naturali che ci racconteranno tutto il percorso che abbiamo fatto per arrivare fin qui, perché questo è Kiwi. E in Kiwi vogliamo che tutto sia un'esperienza. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi 2 anni, con un'unica grande domanda. Come possiamo migliorare ulteriormente la vita dei fumatori? E quindi, come possiamo creare un prodotto che sia ancora più bello, utile e alla portata di più quante persone possibili? Oggi vogliamo mostrarvi i risultati dei nostri sforzi. Signore e signori, ecco a voi Kiwi Air. Quando abbiamo iniziato a progettare Kiwi Air, ci siamo dati una sfida che sembrava impossibile. Creare una sigaretta elettronica ancora più sottile, senza sacrificare autonomia, potenza o comfort. E allora abbiamo dovuto ripensare a tutto, da zero. La prima sfida è stata quella di comprimere tutta l'energia di una batteria in uno spazio così piccolo. E allora abbiamo creato una nuova generazione di batterie con nanocelle ad ultra densità. Una batteria potente, compatta e perfettamente integrata nel corpo del dispositivo. Ecco a voi il risultato. La sigaretta elettronica più sottile di sempre, in soli 8 mm di spessore. Un dispositivo da avere sempre con sé. E se per qualcuno la durata della batteria è un punto debole, noi, ancora una volta, siamo riusciti a trasformarla nel nostro punto di forza, unendo design e tecnologia. Questa è la rappresentazione primordiale dell'energia, il fuoco. Adesso godiamoci lo spettacolo dei Cataclò. C'è un istante in cui tutto si attiva. Un battito leggero, silenzioso, ma essenziale. È da lì che tutto prende vita.
Bravi, bravi. Questa la riposiamo. Se il cuore di KiwiAir è l'energia, la sua anima è il vapore. In Kiwi crediamo che ogni puff debba essere preciso, costante e fedele al gusto originale. Per questo, la seconda sfida è stata quella di migliorare l'esperienza di vaping in uno spazio così piccolo. E allora abbiamo dovuto creare una nuova generazione di vaporizzazione in nanoceramica. Questa è il cuore del dispositivo ed è la componente che rende possibile una vaporizzazione così stabile, precisa e oltre tutte le aspettative. Il risultato? Meno residui in bocca durante le svapate. Questo significa è fino a 1200 puff per ogni pod. Ciò significa avere ancora più autonomia rispetto a qualsiasi altro prodotto a pod chiuse in commercio. E significa che le persone potranno godersi un'esperienza ancora più a lungo. In Kiwi crediamo che uno dei valori principali per i nostri utilizzatori sia, da una parte, avere un'ampia scelta di gusti, ma dall'altra continuare a sentirsi partecipi di un mondo familiare, a prescindere dal dispositivo. Per questo, le pod di KiwiAir saranno disponibili nei 22 gusti più amati dell'ecosistema Go+. Una scelta che offre ricchezza, qualità e continuità di sapori, in perfetta sintonia con ciò che Kiwi rappresenta. Ma ora passiamo a qualche informazione che stavate aspettando. KiwiAir sarà disponibile in tutti i Kiwi Store e sul sito ufficiale a partire dall'8 ottobre e in tutti i punti vendita a partire dal 15 ottobre, al prezzo di 15 euro per lo starter kit e 9,50 euro per ogni pacco di pod. Un prezzo accessibile, perché la qualità non deve essere un lusso e smettere di fumare deve essere accessibile a tutti. E chi sceglie Kiwi lo fa con stile. Ora immergiamoci nell'anima di KiwiAir, poi il vapore. C'è una forza leggera che attraversa ogni cosa, invisibile ma inconfondibile. Non lascia tracce, ma lascia il segno.
Dopo l'aria, la materia, la forma, l'identità dei Kiwi Air. E per parlare di questo terzo atto, desidero dare il benvenuto sul palco al nostro Head of Design, Alessio Andronico. Ciao Ale. Alessio è stata tra le prime persone a lavorare con me in Kiwi. Ed è stato colui che ha potuto dare forma a quella che era solo una visione e renderla identità. Beh, potremmo quasi dire che tutto è partito da un garage. Diciamo di sì. E chi l'avrebbe detto che dopo tutto questo tempo ci saremmo ritrovati qui, su questo palco, a condividere il nostro percorso, quello di Kiwi, insieme a tutti voi. Prima da dietro le quinte ti sentivo parlare del 2019. Guarda un po' cosa ho trovato nei nostri archivi. Questi sono i primi progetti di Kiwi 1. Inoltre abbiamo pure il primo prototipo stampato da noi con la stampante 3D, quando Kiwi ancora non esisteva. Pazzesco, pazzesco. È stato questo un salto quantico incredibile. Esatto, e in questo salto quantico abbiamo condiviso la stessa scintilla. E allora Alessio, parlaci di questa scintilla. A Volentieri. te il palco. Grazie Mattia. In Kiwi, quando progettiamo un dispositivo, non pensiamo solo all'aspetto tecnologico o di prestazioni, pensiamo anche all'esperienza che un utente può fare, dal primissimo momento, da quando lo tocca, lo utilizza, alla sensazione sulla pelle, a cosa proverà proprio a fare quell'esperienza. Kiwi Air nasce proprio da questo approccio, cura totale per materiali e design. Abbiamo utilizzato un alluminio leggero, resistente ed elegante, scelto proprio per garantire durata nel tempo e un'esperienza tattile premium. In Kiwi Air ogni dettaglio è stato ridotto all'essenziale, proprio per lasciare spazio al gesto di chi lo utilizza. Perché per noi il design non è solo una questione di estetica, ma è linguaggio, è funzione, è anche cultura. Crediamo talmente tanto all'unione tra bellezza e funzionalità che abbiamo scelto un modo per esaltare ancora di più questo equilibrio, portandolo in un territorio inedito e inesplorato, per le sigarette elettroniche ovviamente, quello della moda, come vedete. Nasce così la nostra sinergia con Calcaterra, un nome che nel mondo della moda è sinonimo di identità, sartorialità e sensibilità materica. Insieme abbiamo creato una capsule collection esclusiva, 2 accessori pensati proprio per rendere un gesto quotidiano in un segno distintivo. E stasera ve li vogliamo presentare. Linearità, pulizia, leggerezza sono degli elementi che io amo, rispetto molto e anche molto vicini a me e al mio modo di essere. La prima volta che sono stato contattato da Kiwi per avvicinarmi al pensiero Kiwi Air è stato vedere un qualcosa che era molto vicino anche esteticamente a un mio canone di bellezza. Linearità, pulizia, semplicità nella forma mi hanno messo al sicuro e mi hanno portato ad aver voglia di disegnare su questo oggetto qualcosa di estremamente personale. Il pensiero si è mosso su un parallelepipedo linearissimo in forma diversa, dove l'elemento diventa una parte di questo pensiero estetico e l'elemento prende valore proprio da come è stato interpretato l'oggetto che contiene l'elemento.
La borsa, io la chiamo borsa perché per fascino è una mini borsina che non ha una sessualità, nel senso che è per uomo e per donna, non ha una direzione stilistica pensata solo per una donna o per un uomo, perché è un oggetto molto affascinante, pulito, dove attraverso un laccio in pelle viene attorcigliato al braccio e su un uomo è interessante, su una donna prende il fascino dovuto. Il portachiavi, un oggetto utilissimo, con una manualità molto bella, perché la pelle che è stata toccata è una pelle comunque nobile, una pelle preziosa, e lo trovavo estremamente centrato, essenziale, quindi nell'essenzialità totale, nella linearità. Disegnando è sempre stato più una necessità di pulizia, di utilizzo di gomma, proprio per arrivare a manualmente decorare in modo quasi essenziale l'oggetto stesso. Figo, no? Ve lo aspettavate? Da questa unione sinergica tra kiwi e calcaterra hanno preso forma questi due accessori pratici. Abbiamo da un lato la pochette, compatibile con tutti gli smartphone in commercio, ha anche un taschino per inserire la Kiwi Air, inoltre è dotata di un laccetto che permette di tenerla comodamente al polso. D'altro lato abbiamo il portachiavi o keychain, anch'esso progettato appunto proprio per tenere la Kiwi Air, ed ha una clip che permette di agganciarlo facilmente ad una borsa o ad un passante della cintura. Entrambi gli accessori sono neri, sono in pelle pregiata, si adattano a tantissimi stili, donando un tocco di eleganza ai vostri outfit. La Kiwi Air Collection per calcaterra sarà disponibile dall'8 ottobre in tutti i Kiwi Store e sul sito ufficiale kiwivapor.com. Inoltre vi ricordo anche che saremo presenti alla sfilata di calcaterra durante la Fashion Week il 28 settembre. I due accessori saranno venduti in questi due eleganti box, dove appunto troveremo un accessorio e uno starter kit di differenti colorazioni e differenti gradazioni nicotiniche. Adesso però entriamo nel vivo ed entriamo nella materia di cui è fatta la bellezza. E lo scopriamo dove? Proprio qui, in questa passerella. Ogni materiale ha un carattere, ogni forma una voce. Quando la materia diventa dichiarazione, non è solo un oggetto, si racconta un'identità.
Vi abbiamo raccontato di forma, materia e design, ma c'è anche e di come questi elementi possano fondersi con la bellezza. Ma c'è anche un altro tipo di bellezza, che è la bellezza di immaginare il futuro. Vi abbiamo mostrato prima il nostro punto di partenza ed è per questo che per Kiwi è fondamentale investire nei talenti del futuro. Scommettere su chi, come noi, qualche anno fa, come abbiamo visto, sta facendo del proprio lavoro un mezzo per dare forma a ciò che ancora non esiste. In Kiwi crediamo che innovare significhi anche sostenere chi immagina il domani ed è per questo che abbiamo deciso di creare un ponte tra industria e creatività. Nasce così la nostra collaborazione con YED Milano. YED è un istituto che forma giovani e brillanti talenti nel mondo del design, della moda e della comunicazione visiva. Insieme abbiamo dato vita a una borsa di studio per giovani creativi perché possano sviluppare le proprie idee con strumenti concreti ed uno sguardo libero. Perché innovazione è dare voce a chi immagina. Ed è per questo che chiamo qui, accanto a me, sul palco, l'Industry Engagement Manager per YED Milano, Iole Lombardini. Benvenuta Iole. Ciao Alessio, grazie. È un piacere averti qui. Un piacere essere qui. Ma raccontaci un po' della tua esperienza in YED e qual è anche la visione che vi guida. Beh, YED è una scuola, è un istituto che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura del progetto. Siamo un network internazionale, ma non lo siamo solo geograficamente, ma anche culturalmente. Questo significa stringere relazioni con il territorio che ospita le nostre sedi e soprattutto attivare connessioni, contaminazioni profonde anche con le persone, con le culture, con le visioni. Questo è possibile anche aprendo un dialogo con enti, aziende e istituzioni. Il progetto è il nostro linguaggio, è la lente attraverso cui leggiamo la contemporaneità e trasformiamo e sperimentiamo per generare valore e impatto positivo. Se devo pensare a dei valori di YED, posso dire che sicuramente sono apertura, inclusione, multidisciplinarità, senz'altro, e un forte legame col mondo del lavoro. In YED si impara facendo su brief reali e è il luogo dove creatività e competenze tecniche si incontrano davvero per generare un valore tangibile oggi e domani. Fantastico, bello sentire le tue parole, perché proprio si capisce quanta passione mettete e quanto crediate nella cultura della contaminazione. Sicuramente una cosa che ci accomuna è l'amore e la cura per il design. E da qui proprio si è creata questa connessione tra YED e Kiwi. Ma entriamo più nel profondo. Raccontaci un po' del nostro progetto. Beh, partiamo da un oggetto che chiaramente è un prodotto che ha una sua gestualità, una sua ritualità e sicuramente oggi, come avete detto anche prima, una community ben riconoscibile. Sicuramente ripensare a questo prodotto di design con un po' di pensiero laterale, out of the box, è l'approccio che utilizzeremo per pensare a nuove interazioni con il prodotto. Con Kiwi lavoreremo quindi al design e quindi alla parte della cover del dispositivo, partendo da forma, ergonomia, quindi ripensando a nuove gestualità, ma anche a colori, materiali, finiture e texture per interpretare il linguaggio del brand e poi anche alla personalizzazione e alla durabilità del prodotto, affinché l'utente possa riconoscersi in un prodotto che dura di più e impatta di meno, parlando anche di gesti e scelte consapevoli e sostenibili nei processi di lavorazione. Fantastico. Prima di salutarti però facciamo un piccolo spoiler. Quando inizierà il progetto? Tra pochissimo, a ottobre. Wow, quindi non vediamo l'ora di cominciare. Grazie Iole. Grazie mille a voi.
Ciao. Vi abbiamo raccontato il futuro che ci aspetta, ma il futuro non si prevede, si immagina. E stasera ve lo mostriamo così. Grazie. Innovare è anche prendersi cura, perché ogni goccia ha un peso e ogni visione giovane, se nutrita, può diventare futuro. Abbiamo viaggiato tra fuoco, aria, terra e acqua. E quello che avete visto stasera è una dichiarazione su chi siamo diventati e dove vogliamo andare. Una grande visione si realizza solo con una grande comunità di persone che crede negli stessi valori. Quindi grazie. Grazie a tutto il Team Kiwi, grazie a chi è salito su questo palco, chi ha lavorato dietro le quinte, ma soprattutto a tutti voi che fate parte della nostra visione.
Quello che avete visto stasera è solo l'inizio. È quello che abbiamo immaginato. Il futuro che abbiamo immaginato comincia adesso. Signore e signori, alla vostra sinistra è aperta l'area espositiva. Vi ringraziamo per la